Con un Uniform Grey cominciamo a dare una passata di dry brush sulla miniatura. Prendiamo un po' di colore con la punta del pennello. Non c'è bisogno di immergere metà o tutto il pennello, solo un po' sulla punta, e lo asciughiamo bene sul nostro tovagliolo di carta. Io ho usato un pennello abbastanza morbido qua. Togliamo quasi tutto il colore e diamo delle passate leggere, molto leggere, veloci su tutta la miniatura. Lo scopo di questo processo adesso è quello di tirar fuori i dettagli della miniatura, senza pensare a luci, ombre, eccetera, eccetera, ma solamente tirar fuori i dettagli. Molto molto leggeri, veloci, anche all'interno, il viso, il fucile e tutte le parti, fino ad ottenere i dettagli su tutta la miniatura. Una volta ottenuti i dettagli su tutta la miniatura, questo processo è finito. Versiamo una goccia di Hemp Rope e accanto una goccia di Werewolf Fur. Una goccia di War Paints Mixing Medium, opzionale se volete. Prepariamo una mistura al 50%, anche un pochino più di marrone, e aggiungiamo un po' d'acqua. È importante che sia annacquato il colore. Possiamo anche aggiungere opzionalmente un po' di medium per rendere ancora un po' più trasparente il colore. Ok, adesso con il nostro colore bello diluito, molto trasparente, cominciamo a passare le parti nere e grigie scure, cercando di evitare le parti più chiare. In questo momento non serve precisione. Questa fase io la trovo molto divertente perché dà la possibilità di analizzare, di studiare bene la miniatura, i dettagli, perché daremo più di una passata e quindi mano a mano avremo consapevolezza di tutte le parti che dovranno essere più scure e quelle più chiare. Andiamo anche dentro le pieghe della nostra divisa. Il dry brush precedente più questo colore molto diluito, molto trasparente faranno la maggior parte del lavoro, poi alla fine vedremo il risultato. Adesso io chiudo qui il video, però continuiamo a passare questo colore su tutte le parti più scure. E ci prepariamo alla seconda passata. Procediamo con la seconda passata, che non è nient'altro che, sempre col colore diluito e trasparente, ripassare le parti di prima. Sempre facendo attenzione, studiando la miniatura, vedendo le parti più scure e più chiare. Questa parte è più veloce della precedente perché già abbiamo un'idea, abbiamo una base su cui lavorare. E adesso ci prepariamo a dare il colore base.
Adesso prepariamo il colore base, l'importante è che sia annacquato, un po' di medium opzionale, la cosa importante è aggiungere un po' d'acqua e renderlo bello fluido e trasparente. Andiamo avanti col colore base. Passiamo le parti più chiare, che in pratica è il procedimento inverso che abbiamo fatto prima per le parti scure. È molto importante che le pennellate comincino dalla parte più scura e finiscano sulla parte più chiara. Il nostro colore è bello umido, semitrasparente, e quindi ci vuole un po' più tempo a seccare. Mentre secca una parte, ci portiamo su un'altra parte. Insistiamo. Sulle parti sempre più chiare, che visto che la tinta è semitrasparente, ci vorranno più passate. Io insisto molto su questo aspetto perché lo trovo molto importante per questo modo di pitturare. A volte si danno anche piccoli tocchi per lasciare un po' di tinta sulle parti più chiare senza trascinare il pennello. Dalla parte scura alla parte più chiara, come adesso è un classico esempio. È quasi finito questo processo e ci prepariamo al processo successivo. Adesso andiamo avanti sempre con il colore Hemp Rope, ma questa volta non diluito e senza il medium, leggermente bagnatino, ma molto poco. Come vedete il colore è differente, è molto più forte, molto più pigmentato perché logicamente non è diluito molto poco, e andiamo a passare sopra le parti più chiare. Continuiamo su tutte le parti più chiare. A differenza di prima, in questa fase dobbiamo essere abbastanza precisi. Non possiamo entrare nei recessi, non possiamo andare a coprire le parti scure. Andiamo anche sui bordi, facendo attenzione a non entrare nelle parti più scure. Ok, e dopo questo avambraccio anche questa fase è terminata. Adesso aggiungiamo a Hemp Rope un po' di Moon Dust e creiamo una miscela per cominciare a dare le lumeggiature. Continuiamo andando a coprire sempre le parti più chiare e più esposte alla luce, ma in aree sempre più piccole, con una certa precisione,
Come vedete, le aree sono sempre più piccole. A volte sono dei veri e propri puntini. Il colore non è diluito, è praticamente puro, proprio perché non deve entrare nei recessi. Quindi più il colore è duro, diciamo, e meglio è fino a un certo punto, logicamente. Finito questo passaggio, andremo ad attenuare il tutto sempre col colore base Hemp-Rope. A dargli una certa morbidezza, a togliergli gli stacchi. Come vedete ci sono degli stacchi abbastanza netti. Adesso cercheremo di ammorbidirli. Sempre colore base Hemp-Rope, molto ben diluito. Ok, ci siamo. Andiamo ad applicare il nostro colore base ben diluito, senza inondare comunque la miniatura, su tutte le parti, seguendo sempre la stessa regola per questa tecnica, dalla parte più scura alla parte più chiara e non viceversa. In questo modo dovremmo ammorbidire i passaggi di colore. Abbiamo praticamente finito. Adesso col nero facciamo delle linee per dare più contrasto tra alcune parti della miniatura. Il colletto della giacca, tra la giacca e il pantalone, alcune pieghe molto marcate, e non preoccupatevi di essere troppo precisi, perché dopo andremo a correggere col colore base. Poi con un marrone scuro andiamo a ridefinire un po' le ombre nelle zone più in ombra, e poi cominciamo a correggere. Ok, abbiamo praticamente finito la nostra divisa e adesso ci prepariamo a dipingere tutti gli accessori. Monster Brown e Cobble Skin per l'incarnato, Hemp-Rope e Angel Green per l'elmetto, Fur Brown per il fucile, Moon Dust per lumeggiare alcune parti, Leather Brown per cinghie, stivale e giberne, infine bianco e nero per chiaro e scuro. Ecco i nostri colori sulla wet palette. 50% di Cobble Skin e 50% di Monster Brown. Cominciamo a dipingere l'incarnato, il naso, le guance, le labbra, il mento, gli avambracci, le mani, stando sempre attenti a non entrare nei recessi, perché questa miniatura in questa posa è alta 20 mm. I dettagli sono non molto piccoli, però comunque dobbiamo lasciare un certo contrasto. Altrimenti sul tavolo da gioco non risalta bene. Adesso con un Cobble Skin puro cominciamo una lieve lumeggiatura
Qui l'orecchio lo definiamo noi, da dettaglio di miniatura non c'è. Sotto, un po' sotto l'occhio, punta del naso, labbra, mento. Adesso aggiungiamo un po' di Moon Dust e diamo l'ultima lumeggiatura, gli ultimi tocchi. Puntina del naso, proprio dei veri e propri punti piccolini, un punto sul labbro, un punto sul mento, le dita in esposizione e abbiamo finito. Questo è il risultato. Passiamo ora alle giberne, alle bretelle e agli stivali. Usiamo un leather brown abbastanza diluito. Lo passiamo su tutte le parti in pelle, evitando come sempre le parti nere, i recessi. Successivamente andiamo ad aggiungergli un po' di bianco a schiarire per passarlo nelle parti un pochino più esposte alla luce. Infine, aggiungendo un po' di nero al leather brown, abbastanza diluito, definiamo meglio le ombre. Come si vede bene adesso, sul tacco dello stivale, in fondo alla para dello stivale e nelle giberne. Per l'elmetto prendiamo Angel Green e ci aggiungiamo un po' di hemp rope e un pizzico di nero, con un colore molto diluito. Sempre dalla parte più scura alla parte più chiara, aspettiamo che asciughi una passata e ne diamo ancora un'altra. Poi schiariamo il colore con un po' di hemp rope e sempre dal colore più scuro a quello più chiaro andiamo a schiarire. E così via. Poi schiariamo verso il finale con un po' di bianco. Ricordo sempre il colore ben diluito. Qua stiamo profilando un po' il bordino. Un po' di puntinato, perché il colore è abbastanza bagnato. Con pochissimo fur brown, su di un pennello vecchio sfilacciato, cominciamo a dare dei colpetti sull'elmetto, al fine di dare un lieve, qui ho sbagliato, al fine di dare un lieve segno di usura. Mi raccomando, pochissima tinta, quasi niente. Il risultato finale. Usiamo un fur brown leggermente diluito e pitturiamo le parti in legno del fucile. La canna del fucile invece un nero leggermente diluito. Poi aggiungiamo una punta di Moon Dust al fur brown e andiamo a schiarire le parti superiori del legno. Infine, con un grigio molto chiaro, diamo dei puntini sulle parti superiori di metallo del fucile. Questo protettivo è molto opaco, io mi trovo bene. Shakeriamo, cominciamo a passare la miniatura senza inondarla. Poi, col pennello secco, togliamo gli eccessi e lasciamo asciugare. Ho usato Dark Brown Mud della Green Stuff World. Con l'aiuto di uno stuzzicadenti spalmo la pasta sulla basetta. Monster Brown e Skeleton Bone
per il dry brush sul terreno. Dry brush con Skeleton Bone e Monster Brown in rapporto a 1:1 e una seconda passata più leggera con Skeleton Bone puro. Uso una colla vinilica qualsiasi per fissare 2 pietrine al terreno. Applichiamo al nostro terreno una mescola di acqua e colla vinilica in modo casuale, ma lasciando degli spazi. Non andiamo a coprire tutta la basetta. Adesso posizioniamo la nostra erbetta facendola cadere effetto pioggia sulle macchie di colla. Una volta seccata molto bene la colla, con un pennello morbido rimuoviamo l'eccesso. Abbiamo lasciato degli spazi di terreno liberi che servono per applicare dopo ulteriore vegetazione. Adesso posizioniamo la nostra vegetazione. Per i ciuffetti d'erba io ho voluto rinforzare con dei punti colla. Sono più sicuro che siano ben fissati. Li posizioniamo, poi li sistemiamo un po' con le dita o con una pinzetta anche, in modo che appoggino bene sulla colla, e abbiamo finito. Spolveriamo la miniatura da eventuali residui di erba sintetica